Per capire al meglio come andremo a realizzare le nostre tabelle sul DBMS, che cosa facciamo? Facciamo una piccola simulazione di come verranno, ok, queste tabelle direttamente sull'Excel e cerchiamo di indurre quello che è un ragionamento abbastanza importante, che è proprio quello della prima forma normale. Allora, guardate, le tabelle che sto creando sono queste due. Una è persona, identificata da persona ID, nominativo e codice fiscale, dove persona ID è la primary key, ok? Perché è sottolineato e in grassetto, ok? Sottolineato dice che la chiave primaria, quindi identificativo univoco della nostra riga, e poi in grassetto perché non può essere ripetuta. Il nominativo è un campo normalissimo e il codice fiscale in grassetto semplicemente ad identificare che è univoco, quindi non può esserci una riga con lo stesso identico codice fiscale. Allora cosa succede? Stessa identica situazione per la carta. Carta ID, negozio e codice sono i tre campi fondamentali che abbiamo visto in questa relazione. Quindi dove sulla carta fedeltà il codice ovviamente è messo è reso univoco e quindi non ripetibile. Allora ho cercato, tra virgolette, di creare delle carte non mettendo dei brand perché altrimenti possono esserci dei problemi di pubblicità o altro. Allora, la prima cosa che ci verrebbe da pensare qual è? È quella di creare, ok? Attenzione, questo è un ragionamento paradossale. È quello di creare una relazione con ciò che ci viene più naturale, ok? A livello proprio di linguaggio, ok? Se una persona possiede una o più carte, la prima cosa che ci viene da pensare è proprio quella di inserire qui dentro un elenco carte. Ok? Quindi come se fosse una sorta di nuovo campo. Allora che cosa ci verrebbe da pensare? Ci verrebbe da pensare che Giovanni Pace, ad esempio, possiede questa, quindi la con 1, 2, 3, ok? E poi la CP888, guardate, CP888. E allora che cosa succede in questo caso? Vogliamo essere un pochettino più autonomi su questo? Al posto di utilizzare direttamente dei campi, anche se sono univoci, vogliamo utilizzare i rappresentanti, quindi la primary key da quest'altra parte? Io posso dire che Giovanni Pace possiede la carta numero 1 e la carta numero 3, è la stessa identica cosa. Il problema qual è? Questa situazione è sbagliata perché viola quella che è la normalizzazione del dato, ovvero prima forma normale, che ci dice che una cella, il contenuto quindi di un singolo campo, di una riga, quindi di una tupla di ciò che stiamo inserendo, deve contenere, ok, un solo dato e quindi deve descrivere una sola proprietà effettiva, in questo caso della persona. Quindi in questo caso ce ne sono due di informazioni, quindi scusatemi, ce ne sono due di dati e quindi stiamo violando la prima forma normale. A questo punto cosa succede? Questa situazione non è tollerabile e quindi ritorno praticamente indietro. Ok? Non posso realizzarlo. L'unico modo, ok, che ho per realizzare questa situazione e quindi per non violare la prima forma normale è spostare la proprietà, tra virgolette, di questo riferimento. Infatti, se ci fate caso, chi dipende strettamente da chi? Bene, se ci fate caso, qui c'è una relazione univoca, ok, da parte della carta fedeltà, che non è nemmeno opzionale. Quindi guardate, posso dire che la carta fedeltà dipende, ok, vedete qui, dipende dalla persona. E quindi guardate che cosa faccio. Questo identico ragionamento di prima lo posso spostare, quindi lo posso traslare nell'altra tabella. Se ci fate caso a questo punto cosa posso metterci qui? Ci metto un nuovo campo che si chiama persona ref. Ok, questo qui è proprio il riferimento alla persona. Guardate, l'idea, sapete qual è? È proprio quella di creare quindi un campo di riferimento che faccia, che sia un invio, quindi un ritorno a questo campo qui. Guardate, vi faccio l'esempio che è molto più semplice da comprendere. Se voglio dire che questa carta qui appartiene a questa persona, quindi a Pace Giovanni, guardate che cosa faccio? Ci metto 1. Ma dicevo che anche questa, ok, era relativa proprio alla proprietà di Giovanni Pace. Ed infatti che cosa posso dire? Guardate, vado in cattura per fare un riferimento. Allora posso dire molto facilmente che questa è un riferimento a questa qui e questa anche è un riferimento alla stessa. Avete fatto caso? Quindi qual è il mio obiettivo? È quello di creare, guardate, una connessione diretta,
ok, tra questi due elementi. Ci siamo? Questo come si chiamerà? Bene, allora l'idea che una tabella esterna, che in questo caso si chiama carta, utilizza un campo che non è suo, perché effettivamente questo persona ref è un riferimento ad una tabella che si trova all'esterno della mia, questo elemento qui si chiamerà, quindi persona ref, foreign key, perché è una chiave esterna, ok? Poi la foreign key vedremo che ha delle caratteristiche abbastanza peculiari e lo vedremo proprio tra poco. Quindi cosa voglio dire? Che Mario Rossi, per esempio, possiede questa, e possiede questa qui, e Valeria Verdi possiede per esempio soltanto questa CP890. Marica Marico, ok, non possiede nessuna carta perché in questo momento storico Marica Marico non possiede assolutamente nessuna carta e quindi qui non ci sono dei problemi. Infatti, se ci fate caso, ok, la persona nel nostro diagramma ha un'opzionalità, quindi non necessariamente possiede delle carte. Però qual è l'idea? L'idea è che fondamentalmente di qua si sposta l'attenzione. Una carta fedeltà deve essere per forza posseduta da una persona. Questo che cosa implica? Che se io qui scrivo 6 CP 8, scusatemi, 891 e qui ci metto null che sappiamo essere effettivamente un campo non valorizzato, questa situazione qui non è possibile per quale motivo? Perché il diagramma non lo permette. Vedete? Qui non c'è un'opzionalità. Se ci fosse stato questo, ok? Quindi se ci fosse stata questa opzionalità, allora il null sarebbe stato tollerato, ma qui non c'è e quindi questa situazione qui viene totalmente scoraggiata e quindi non verrà permessa. Ci siamo? Questo qui lo mettiamo come da risolvere o comunque sia da evitare. Vediamo adesso la traduzione in SQL.